Le patate al forno sono le compagne perfette per qualsiasi arrosto e grigliata di carne. E comunque sono un piatto buonissimo a prescindere, uno dei miei preferiti. E quali sono le migliori patate arrosto del mondo? Probabilmente quelle di Anston Blumenthal, uno chef pluristellato inglese che cerca la perfezione nelle ricette della tradizione. Ho scoperto la sua ricetta grazie ad un articolo della rivista online Dissapore, di cui vi lascio il link in descrizione. Il sistema per ottenere delle buone patate al forno è arcinoto. Prima di entrare in forno le patate devono essere sbianchite, cioè passate in acqua bollente. Ebbene, Blumenthal parte da lì, ma il suo metodo di cottura contiene 7 importanti differenze che elencherò su questa lavagna, via via che le vedremo. Io seguirò il sistema illustrato da Dissapore nel suo articolo, anche se in maniera un po' meno estrema. Iniziamo dagli ingredienti. Qui ho 800 g di patate. Considerate minimo 250 g di patate a persona e senza mai dimenticare la prima regola di qualsiasi arrosto: le patate non sono mai abbastanza. Oltre alle patate ho 4 spicchi d'aglio e un quadratino di carta di 4 cm di lato. Per prima cosa sbuccio le patate con un semplice pelapatate, operazione che evidentemente non presenta alcuna difficoltà. Ho riportato sul tagliere le patate dopo averle sciacquate e appoggio accanto il quadratino di carta. Il quadratino serve a darmi un riferimento sulla dimensione dei pezzi di patata, perché tendo a farli sempre troppo piccoli per questa ricetta. Non è che devo fare dei cubetti perfetti, ma il quadratino mi ricorda qual è la dimensione giusta. E questa è la prima delle 7 differenze con la ricetta tradizionale. Dobbiamo tagliare le patate a pezzi più grandi. Via via che taglio le patate, le rimetto nel colapasta. Nel frattempo ho portato ad ebollizione una pentola di acqua non salata. Usando il colapasta metto le patate in acqua e prendo il tempo. Per la cottura in forno utilizzerò questa pirofila, che deve essere abbastanza ampia da contenere le patate in un singolo strato. Ci verso l'olio d'oliva molto abbondante. Possiamo vedere che ho fatto un discreto strato di olio d'oliva. E questa è la seconda differenza. Dobbiamo mettere nella teglia più olio del solito. Metto subito la teglia in forno che ho già preriscaldato a 200 gradi. E questa è già la terza differenza, una delle più importanti. Dobbiamo preriscaldare la teglia e l'olio. Intanto le patate stanno continuando a bollire. Le tengo sul fuoco almeno 15 minuti, di cui 5 minuti per riprendere il bollore. E questa è la quarta differenza, bollire le patate più a lungo. Blumenthal arriva a 25 minuti. E mentre aspettiamo che siano pronte, ti invito a mettere un mi piace, ma soprattutto a iscriverti al canale se non lo hai già fatto. È il miglior modo per farmi sapere che apprezzi quello che faccio con questi video di cucina. E non dimenticare di attivare la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Quando è passato il tempo, scolo le patate. Metto della carta assorbente sul tagliere e poi ci trasferisco le patate bollenti. Con altra carta assorbente asciugo al meglio le patate. È un passaggio molto importante perché l'umidità è nemica della crosticina esterna che vogliamo ottenere. E questa è anche la quinta importante differenza: asciugare le patate dopo averle bollite. Ho asciugato anche il colapasta e ci trasferisco nuovamente le patate. Facendo molta attenzione levo dal fuoco la teglia e poi ci verso dentro le patate dal colapasta. Non fatelo con le mani perché l'olio, come si vede, ha una reazione piuttosto violenta. Praticamente le patate stanno quasi friggendo. Per evitare che si attacchino prima di metterle in forno le smuovo usando un cucchiaio di legno. Adesso le metto in forno per almeno un'ora e questa è la sesta differenza, tempo di cottura più lungo del solito. Dopo 20 minuti è il momento della prima giratura delle patate. Estraggo la teglia dal forno e con le pinze do un primo mezzo giro ai pezzi di patata. Aggiungo sale in abbondanza e poi metto gli spicchi d'aglio. Se si vuole inserire anche degli aromi come dei rametti di rosmarino è questo il momento. E questa è anche la settima ed ultima differenza: mettere l'aglio a metà cottura, altrimenti si brucierebbe. Fatto questo rimetto in forno per ancora altri 20 minuti. Dopo i primi 40 minuti di cottura 20 più 20 estraggo la teglia dal forno per dare un'ultima giratura alle patate. Passata almeno un'ora da quando inizialmente messo le patate in forno, estraggo la teglia definitivamente. Ed ecco le nostre patate. Come vediamo hanno un colorito stupendo, senza però essere bruciate.
Guardate che meraviglia, sono proprio come le vorremmo, croccanti fuori e farinose all'interno. In realtà c'è anche chi preferisce cucinare le patate al forno insieme all'arrosto. Non vengono croccanti, ma certamente più saporite cuocendo insieme alla carne. Tu come le preferisci? Cotte a parte più croccanti o insieme alla carne più saporite? Scrivilo nei commenti al video qua sotto. La mia opinione già la sai. Ti ringrazio per avermi seguito fin qui, non dimenticare il like e alla prossima!